guardare in alto. È il segreto per ammirare la sua immensa bellezza. Si staglia superbo verso il cielo e domina imponente piazza 20 settembre. Era il 1773 e iniziava così a Mola di Bari la costruzione del Palazzo Roberti Albero Tanza. Su commissione di Angelo Antonio Roberti, i lavori vennero affidati ad Antonio Bottalico, un mastro fabbricatore della vicina Bari. Alla realizzazione della maestosa opera, il Bottalico lavorò con ingegno e creatività per circa 9 lunghi anni, cercando di riprodurre il progetto concepito, forse, dall'architetto Vincenzo Ruffo da Cassano, allievo di Luigi Vanvitelli. Sull'altera facciata ben si legge, infatti, l'evidente ossimoro delle scelte stilistiche che tradiscono l'unicità di Genesi. Nell'impianto architettonico simmetrico e regolare si innestano così, armoniosamente, gli esuberanti dettagli scultorei barocchi. Al pennello di Agnello d'Arminio e di altri artisti di scuola napoletana venne affidata la decorazione delle stanze del piano nobile. Qui, nel grande ed elegante salone di rappresentanza, è leggibile la firma: Agnello d'Arminio Fecit 1783. L'intero apparato decorativo pittorico è un susseguirsi incessante di allegorie, racconti mitologici e finte architetture che rapiscono inevitabilmente lo sguardo di chi le osserva. Un trionfo di immagini e colori che hanno come principale intento l'esaltazione della casata. Ma tra tutte le tele vi è una in particolare che si fa veicolo di un importante significato didattico. È la tela della disputa tra Atena e Afrodite, destinata a decorare il soffitto della sala adiacente al Salone delle Feste. È chiaro in questo dipinto l'obiettivo di mettere in risalto i principi morali, esortando ad una costante ricerca del giusto equilibrio e al rifiuto delle più smodate passioni. Una finta cornice ottagonale racchiude un emblematico episodio. Un giovane guerriero giace dormiente su una roccia, dopo aver deposto a poca distanza lo scudo, l'elmo e la spada. Egli è completamente inconscio della disputa che dietro di lui vede contrapporsi le due divinità femminili per eccellenza, Atena e Afrodite. Pallade Atena è ritratta armata di tutto punto, così come fu generata dal padre di tutti gli dei, e con prontezza di scudo spezza gli strali scagliati contro l'aitante eroe dal paffuto dio dell'amore, Eros. Con lui altri graziosi puttini compongono il corteo della sinuosa dea Afrodite, che assisa in trono sul suo carro trionfale, si affida alla guida di 2 leggiadre colombe bianche. Chi sia il giovane addormentato non è dato sapersi, ma al di là di ogni possibile identificazione del personaggio, è evidente il valore didattico dell'intero episodio raffigurato. Nell'eroe dovevano immedesimarsi tutti coloro che avrebbero abitato il palazzo, la cui condotta di vita
doveva derivare dall'assidua ricerca del giusto equilibrio tra l'ozium e il negozium, rappresentato da Atena protettrice, e dal rifiuto dei piaceri sensuali, simboleggiati da Afrodite, e dal suo corteo.